Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro. Oggi vediamo le energie per il mese di marzo 2022. Abbiamo come al solito tre varianti fra cui scegliere. Vi invito a fermare il video e scegliere con calma, seguendo il vostro istinto, la variante che più vi comunica, e poi potete scorrere tranquillamente il video fino alla parte, al capitolo del video che la descrive. Dunque, la prima è quella con la venturina verde, la seconda variante è quella con l'opale bianco e la terza è quella con il quarzo citrino dorato. Come ho detto, potete scegliere con calma e noi ci vediamo dopo. Bene, eccoci alla prima variante, quella con la venturina verde, e vediamo subito le energie generali per tutto il mese di marzo. E abbiamo il possente guerriero dell'acqua. È una carta che preannuncia un po' di disappunto, magari per qualcosa che non ha funzionato, per un cammino che avete scelto che si rivela un pochino più difficile rispetto a quello immaginato. Vediamo adesso però i dettagli con i tarocchi. Dunque, per quanto riguarda l'inizio del mese abbiamo il 9 di spade in apertura e poi la carta dell'eremita ed il 5 di bastoni. Centrale, la parte centrale del mese, abbiamo il mago, il 9 di denari e il cavaliere di bastoni. E l'ultima parte del mese vede il fante di coppe, il fante o paggio di bastoni ed infine il 10 di bastoni. E l'ultima carta dei tarocchi è il 3 di coppe. Dunque, la prima parte del mese vi vede abbastanza preoccupati, se non ansiosi, perché il 9 di spade appunto è una carta un po' di pensieri negativi, ricorrenti, che tendono a preoccupare, a rendere ansiosi. Solitamente è una carta comunque che stressa, che le preoccupazioni sono più mentali che reali. E poi la carta successiva è l'eremita con alle spalle il 5 di bastoni, che indica proprio che sentite la necessità all'inizio di questo mese di isolarvi, di focalizzarvi sulle vostre preoccupazioni e di lasciare alle spalle un po' le attività quotidiane, o comunque non dare attenzione a queste, a tutte quelle attività anche che possono essere relative al lavoro, o comunque che vi occupano la giornata, perché avete la tendenza un po' a isolarvi, a concentrarvi su voi stessi e su ciò che vi preoccupa. Vedete che la carta dell'eremita proprio illumina la carta del 9 di spade, quindi proprio c'è un focus sui vostri pensieri, sulle vostre preoccupazioni. Invece la parte centrale del mese vi vede molto più risoluti, con la carta del cavaliere di bastoni, che è una carta di attività, di azione, di movimento, di mettere in pratica
non soltanto appunto di pensare come il 9 di preoccuparsi, di essere ansiosi come il 9 di spade, però proprio di fare un qualcosa per trovare la soluzione. E infatti la carta del mago mostra proprio come voi siete, avete le capacità per trovare la soluzione ai vostri problemi, appunto perché il mago è colui che riesce a trasformare la realtà secondo il proprio volere, secondo la definizione di Crowley. E infatti sul tavolo davanti al mago, sul suo altare, meglio detto, abbiamo tutti i simboli degli elementi che compongono la realtà fisica o esterna, diciamo, che sarebbe l'acqua, l'aria, il fuoco e la terra. Quindi voi avete le risorse per poter risolvere i vostri problemi e sta tutto nella vostra volontà, che è proprio un po', diciamo, la parola chiave della carta del mago. Il 9 di denari qui è una bella carta perché indica anche sicurezza in se stessi, scoperta di risorse che magari si ignoravano, il fatto che ci sia questo cavaliere che va verso il mago e il 9 di denari dà proprio l'idea che magari c'è una persona che viene verso di voi che vi permette appunto di tirar fuori queste risorse che non pensavate di avere, ehm, qualcuno proprio che viene in vostro aiuto anche in maniera veloce, no? Il cavaliere è un po', un po' il salvatore, nel senso che è comunque in ambito medievale, no? Colui che difendeva i deboli e quindi sembra un po' venire in questo caso in vostro soccorso per far sì che appunto riusciate a trovare la soluzione ai vostri problemi e come risultato io vi vedo molto più rinfrancati. Questo 9 di denari indica indipendenza economica, indica comunque mm, una certa rilassatezza, una sicurezza in se stessi a livello materiale. Quindi insomma a metà mese riuscirete magari con l'aiuto di qualcuno, probabilmente un amico, visto che qui abbiamo il 3 di coppe che indica amicizia, conoscenze, network, riuscirete a trovare la soluzione alle vostre preoccupazioni. L'ultima parte del mese vedo che ci sono appunto dei nuovi percorsi, delle nuove attività che dovete fare, che dovete intraprendere e che su cui non avete molta, di cui non avete molta dimestichezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che i paggi di solito indicano mm, una persona che non ha molta esperienza nell'ambito specifico dei paggi, quindi in questo caso sia a livello emotivo che a livello proprio di esperienza anche lavorativa, in questo caso con il paggio di bastoni. Comunque è una nuova fase, un percorso che state iniziando alla fine del mese che vi porterà molta fatica, che riuscirete a culminare con molto sforzo. Vedete, il 10 di bastoni indica solitamente proprio un eccesso di fatica, se non fisica, mentale, insomma. Siete un po' allo stremo delle forze alla fine del mese, appunto perché comunque ehm, la risoluzione di queste preoccupazioni implica delle attività di cui avete poca conoscenza, di cui avete poca dimestichezza, poca esperienza e quindi dovete studiare molto, dovete prendere insomma su di voi il carico di qualcosa che non sapete fare, diciamo, bene, perché appunto i paggi indicano proprio una mancanza di esperienza, qualcosa di nuovo che vi sobbarcate sulle spalle con il 10 di bastoni. Comunque, io direi che in generale
che in generale, se il mese inizia in maniera un po' ansiogena, un po' ansiosa, un po' di preoccupazione, di isolamento, alla fine tramite le vostre conoscenze, il vostro network, riuscirete a risollevarvi, a trovare una soluzione che probabilmente è legata a questo percorso nuovo che dovete iniziare alla fine del mese, che sicuramente implicherà molto sforzo, molta fatica, però insomma riuscirete alla fine a concludere, perché il 10 di bastoni indica comunque la fine di un ciclo, quindi insomma riuscirete a concluderlo alla fine del mese. Quindi diciamo che questo possente guerriero dell'acqua è molto legato soprattutto al periodo iniziale del mese, quindi al 9 di spade, che implica appunto delle preoccupazioni, un senso ehm, di sconfitta, un disappunto, una delusione che appunto vi preoccupa. Questo a livello generale. A livello lavorativo, direi appunto che queste preoccupazioni riguardano il lavoro, probabilmente ci sono o dei litigi a livello, diciamo, d'ufficio, nel lavoro, con il 5 di bastoni, o comunque dei cambiamenti che implicano maggiore attività per voi, maggiori compiti, comunque è un fattore di stress, ecco, mettiamo così, perché il 5 di bastoni indica sempre uno stress, in questo caso a livello lavorativo, però insomma riuscirete a finire queste nuove attività alla fine del mese con il 10 di bastoni, perché a metà mese tornerà, diciamo, la fiducia in voi stessi, ecco. La carta del mago è una carta molto importante perché indica una risoluzione, un, um, un potere che voi scoprite di avere, che magari ignoravate perché stavate molto focalizzati sulle vostre preoccupazioni. E il cavaliere di bastoni io lo collego molto a qualcuno che magari vi può aiutare in questo frangente, perché è legato al 3 di coppe, può però anche indicare un cambiamento, un cambiamento che arriva in maniera un po' voluto da voi, mettiamola così. Potreste anche potrebbe anche implicare un viaggio, potrebbe implicare un movimento proprio fisico che però vi permette appunto di ehm, riuscire a trovare la soluzione alle vostre preoccupazioni, a trovare una soddisfazione anche a livello proprio economica, materiale, con il 9 di denari. Questo cambiamento, anche cambiamento magari fisico, questo viaggio, questo movimento che può essere legato appunto a questo nuovo percorso che iniziate a metà mese, implicherà l'inizio di una situazione nuova, nuova per voi, sia a livello emotivo che a livello di esperienza lavorativa, che vi permetterà sicuramente di trovare la soluzione alle vostre preoccupazioni che abbiamo visto all'inizio del mese. Però insomma implicherà comunque non un regalo, nel senso che dovrete comunque faticare per portare tutto a termine alla fine del mese. Però ecco, il 10 di bastoni è una carta di fatica, di sforzo, però anche di chiusura di un ciclo, quindi il fatto che sia proprio la fine del mese implica proprio che entro la fine del mese finirete questo periodo un po' faticoso mentalmente e fisicamente, ce la farete. Non c'è niente di regalato, però insomma sicuramente ci può essere qualcuno che vi aiuta in questo frangente, e sicuramente dovete avere fiducia in voi stessi, perché la carta del mago è una carta molto potente che implica proprio che voi potete ottenere quello che volete, ovviamente con lavoro ed impegno, però
avete i mezzi, le qualità, le risorse fisiche e intellettuali per ottenere quello che volete anche al lavoro. Per quanto riguarda l'amore, vedo delle preoccupazioni, un senso di isolamento all'inizio del mese, probabilmente c'è una lite con qualcuno, una vostra frequentazione, un vostro partner. Però diciamo che a metà mese questi litigi avranno termine, vedo passione, vedo una certa soddisfazione nella vostra vita sentimentale. Questo cavaliere di bastoni può indicare appunto un partner molto passionale, molto affascinante, però è un cavaliere di bastoni, il che vuol dire che è una persona un po' difficile da capire, difficile, non è una persona che cambia idea molto facilmente, umorale, non è facile da prevedere, quindi può entrare, può uscire dalla vostra vita in maniera molto molto facile, e questo implica che per tutto il mese, insomma, vedo appunto una certa fatica a tenere in piedi questa frequentazione, perché appunto il 10 di bastoni indica proprio una fatica, in questo caso emotiva, mentale, energetica, proprio un abbassamento delle energie, appunto perché avete a che fare con una persona molto poco prevedibile, che cambia idea, che cambia direzione molto facilmente. I due paggi possono indicare che entrambi, sia voi che questa persona, questa vostra frequentazione, avete poca, ehm, mm, come dire, non siete emotivamente molto maturi, entrambi non avete proprio in realtà l'intenzione di portare avanti in maniera stabile questa relazione, non mi sembrate molto mm, come dire, siete ancora a livello conoscitivo, ecco, per entrambe le parti. Tra l'altro vi date le spalle, quindi non è che vi vedo molto, molto legati. Se siete in coppia, una coppia magari con figli, questi possono indicare la prole, diciamo, che darà un po' di fatica, di preoccupazioni, no preoccupazione, più che altro fatica a gestire le esigenze della famiglia alla fine del mese con il 10 di bastoni. Per il resto, anche se siete in coppia, appunto, il concetto è che all'inizio del mese ci saranno dei litigi che vi danno fastidio, che potrebbe voler vedervi cercare di essere un po' più concentrati su voi stessi, un po' più isolati, però insomma a metà mese vi vedo vi vedo vi vedo che continuate a essere concentrati su voi stessi in realtà, perché c'è questo cavaliere di bastoni che viene verso di voi, però sia il mago che il 9 di denari indicano proprio indipendenza, focus su se stessi, sulle proprie esigenze. Quindi anche se siete in coppia, sicuramente c'è passione, c'è sentimento, però è un mese in cui voi decidete di coltivare le quello che vi fa piacere, volete un po' cambiare l'approccio alla vostra relazione, volete concentrarvi molto su voi stessi, magari uscire, andare in giro, frequentare altre amicizie, eccetera.
Ehm, se siete in coppia è un periodo un po' così di stress, ecco, mettiamola così, sia all'inizio che alla fine, però insomma ce la farete, ecco, è uno stress alla fine passeggero, non vedo niente di particolarmente grave. Vediamo per tutti cosa dice la carta degli archetipi, su che atteggiamento è meglio tenere questo periodo. E abbiamo il monaco e la suora. È una carta che indica, che fa un po' il paro insomma, che riprende un po' il concetto dell'eremita, ovvero di cercare di focalizzarsi su se stessi, sulle proprie esigenze, su quello che effettivamente si vuole, di come dire, cercare un attimo un momento per se stessi per percepire esattamente le proprie esigenze, soprattutto per calmare la propria se stessi, perché appunto siete un po' circondati da molte attività, sia al lavoro che in famiglia. Vi vedo un po' stressati questo periodo e quindi questa carta indica l'esigenza proprio di isolarsi un attimo da ciò che vi circonda per calmarvi, per essere in contatto con se stessi. Magari anche potete fare meditazione o comunque cercare di creare un momento per voi stessi in questo mese. Bene, spero che questa lettura vi sia piaciuta. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella dell'opale bianco, e vediamo subito le energie generali per tutto il mese. E abbiamo la bellissima grande madre dell'acqua. Beh, questa è una bella carta legata appunto all'elemento acqua, quindi parla di abbondanza a livello emotivo, soprattutto armonia con l'ambiente circostante, con chi ci circonda, pacificazione, sicurezza in se stessi, però soprattutto equilibrio emotivo. Bene, vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. E abbiamo l'otto di coppe in apertura, all'inizio del mese, il mondo e l'appeso. E poi a metà mese abbiamo il 2 di bastoni, l'8 di bastoni e il 5 di coppe. E poi a fine del mese abbiamo il 3 di spade, l'arcano maggiore della morte e il 5 di spade. E l'ultima carta è il 7 di coppe. Dunque, all'inizio del mese vedo che vi state come dire, avvicinando verso la fine di una fase, di un ciclo della vostra vita. Vedete, c'è l'otto di coppe che si sta allontanando da una situazione che magari non è più nelle sue corde e si sta appunto dirigendo verso la carta del mondo, che indica proprio la conclusione di una fase, di un ciclo in questo caso. Conseguenza di questa fine del ciclo, però implica un sentirsi, come dire, un po' fermi, come indica appunto l'appesa, nel senso che siete indecisi su cosa fare successivamente.
È come se appunto voleste chiudere un ciclo, però avete un po' paura, perché appunto non sapete bene cosa succederà dopo, quali saranno le conseguenze anche di lungo termine. Alla fine scusate, a metà mese vedo che siete un po' pressati nel prendere una decisione, come se degli avvenimenti, come se ci fosse della pressione che vi costringesse appunto a prendere una decisione sul da farsi riguardo a questa situazione che non vi è più congeniale, e questa pressione eh, di nuovo non vi permette di decidere con serenità, perché è come se fosse una decisione che appunto vi rende tristi, no? Con il 5 di coppe, come se non aveste anche, non aveste neanche la sicurezza in voi stessi per prenderla, come se pensaste di non avere le risorse necessarie per prenderla. A fine mese comunque questa situazione finirà con la carta della morte, probabilmente anche, come dire, non in maniera molto serena, perché appunto abbiamo il 5 di spade che indica a volte anche delle discussioni, e il 3 di spade indica anche un po' una sofferenza a livello emotivo. Io prenderei un'altra carta per vedere un attimo cosa succederà poi successivamente, per evitare, diciamo, una fine così di breve periodo, avere un po' sofferente. Vediamo se una carta in più ci dà ulteriori ok. Dunque sì, finirà tutto con alla fine del mese, però ecco, il fatto che ci sia il 4 di denari e la donna di denari indica che comunque voi riuscirete a mantenere ciò che avete, rimarrete stabili e abbastanza ehm, tranquilli a livello, se non altro, materiale. Tant'è vero che comunque il 5 di spade indica una vittoria, anche se non è una vittoria particolarmente soddisfacente, perché solitamente è legata un po' a discussioni, a comunque la fine di un qualcosa, e quindi non è che sia il massimo. Però sì, devo dire che comunque fin dall'inizio del mese voi volevate chiudere questa fase, questa situazione che non è più nelle vostre corde, cioè vorrete nel futuro. Ehm, Ci metterete un po' tutto il mese per veramente prendere questa decisione, tentennate, e poi gli eventi, diciamo, vi costringono a chiudere una situazione che non vi sta più bene. Non sarà una chiusura facile, perché sicuramente è una situazione a cui siete legati. Ci possono essere delle discussioni al lavoro, o scusate, in generale adesso stiamo parlando, ci saranno delle discussioni con altre persone, e anche insomma, diciamo anche a livello emotivo sarà un periodo un po' pesante. Però queste due carte del 4 di denari e della regina di denari vi vede, diciamo, supportati da delle risorse che avete. Comunque state agendo per il vostro meglio,
e nel lungo periodo vedrete, probabilmente già dal mese successivo, che in realtà è una situazione che doveva comunque finire per come la vedo io. Quindi come risultato, diciamo, di lungo periodo abbiamo questo equilibrio, questa armonia alla fine. Sicuramente il set di coppe indica appunto un imbarazzo nella decisione che riguarda, che si rifà anche a questo 2 di bastoni. Quindi insomma, per poter decidere, per poter prendere una decisione in questo caso, dovete essere sereni e, diciamo, decidere con calma, però a me dà proprio l'idea che comunque è una fine inevitabile. Questo a livello generale. A livello lavorativo ci sono delle problematiche al lavoro che per alcuni di voi può indicare appunto la fine appunto di un rapporto di lavoro. Come ho detto, non una fine serena, però insomma, ehm, una fine che non siete sicuri di per sé che sia la cosa migliore per voi, però come dire, per un verso siete un po' un po' forzati, anche perché questo 8 di bastoni può indicare appunto che ci siano degli eventi esterni che vi forzino, però in realtà questo 2 di bastoni insieme all'8 di bastoni a me dà proprio l'idea che ci siano delle opportunità nel vostro cammino che vi portino, vi forzino per un verso a prendere questa decisione. Non vi sentite molto sicuri di voi stessi, non pensate di avere tutte le qualità per questa nuova opportunità che vi arriva, però nonostante le vostre insicurezze, alla fine chiuderete questo ciclo lavorativo. Ora, non deve essere per forza la fine del lavoro, del rapporto di lavoro, può essere la fine di un progetto di lavoro, l'inizio di un altro, per carità, però insomma comunque ci saranno dei cambiamenti che saranno importanti a livello lavorativo alla fine del mese che voi vedevate arrivare e non avete cercato di tentennare finché è possibile, però alla fine del mese dovevate prendere comunque una decisione. Avete tutte le qualità, la vostra stabilità materiale rimane, nel senso che avete le risorse per comunque essere soddisfatti della vostra attività lavorativa, però insomma ci sarà la fine di un progetto, di un rapporto di lavoro a fine mese, magari con un cliente o qualcosa del genere, che sarà un po' penoso. Però insomma sono quelle cose che vengono. Io vedo comunque che la vostra stabilità economica e materiale non verrà assolutamente intaccata con queste due carte del 4 di denari e della regina di denari. Per quanto riguarda a livello emotivo, anche qui c'è un rapporto che non è soddisfacente, che vi lascia un po' così, come dire, non sapete bene come portare avanti. E anche questo praticamente ci sarà probabilmente per alcuni di voi la chiusura di questo rapporto a fine mese. Magari appunto, ovviamente questo porta degli strascichi come litigi, come ferite emotive, però insomma io vi vedo poi molto concentrati sul punto di vista, diciamo, della stabilità
esterna, materiale, insomma avete altre risorse con voi che alla fine vi faranno superare questa fine, insomma. Per altri di voi, se non finisce comunque la relazione o la frequentazione che state avendo in questo periodo, sicuramente ci saranno dei cambiamenti, dei litigi importanti e probabilmente anche magari un periodo di ehm, una pausa di riflessione o comunque a fine mese io vi vedo molto stressati per questa relazione. Ehm, Ci possono essere delle opportunità, dei progetti che vi arrivano e che innescano praticamente questi litigi a fine mese, delle scelte che dovete compiere. Per alcuni di voi, per esempio, qualcuno può magari cambiare residenza, cambiare città, e questo ovviamente può portare a la fine di una relazione o comunque dei litigi all'interno della coppia. Anche qui alla fine del mese vi vedo però concentrati molto sulla vostra stabilità a livello diciamo materiale, quindi anche questo può essere il motivo di queste discussioni con il vostro partner alla fine del mese. Vediamo adesso i consigli degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere in questo mese, e abbiamo la regina. Beh, questa è una carta un po' come l'imperatrice, però un pochino più autoritaria, una carta che indica il bisogno di far valere le proprie decisioni, di avere il coraggio di prendere le proprie decisioni, di far prevalere il proprio volere. Ecco, sicuramente una persona che non scappa dalle proprie responsabilità e che se deve prendere delle decisioni le prende. Quindi un po' questo è il consiglio di questa carta, che a un certo punto non si può più rimandare, e quando bisogna prendere delle decisioni è bene farlo. Questo è un po' il consiglio della carta della regina. Bene, spero che questa lettura e questo video vi siano piaciuti. In caso vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla terza variante, quella del quarzo citrino dorato. Vediamo subito le energie generali per tutto il mese. E abbiamo la scintilla divina della terra. Beh, questa è una bella carta, indica che qualcosa di nuovo sta arrivando nella nostra vita, qualcosa che riguarda il piano materiale dell'esistenza, perché è legata all'elemento terra. È un'energia che sta soffiando verso di noi, perché deve ancora materializzarsi in una forma specifica, essendo una scintilla, quindi una scintilla di energia piena di potenziale, e sta a noi poi darle la forma voluta. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, all'inizio del mese abbiamo il 9 di coppe, il 6 di spade e l'8 di coppe. A metà mese abbiamo il paggio di coppe, il 2 di spade e la regina di spade. E alla fine del mese abbiamo il cavaliere di denari, il 5 di coppe e la regina di coppe. Poi
abbiamo come ultima carta un po' riassuntiva il 4 di spade. Dunque, all'inizio del mese è interessante che si vedono queste due carte del 6 di spade e dell'8 di coppe, entrambe parlano di movimento, di cambiamento, di direzione, di prendere un cammino diverso. Vedete, entrambe stanno andando verso una direzione precisa. Di solito il 6 di spade indica un cambio di direzione appunto verso qualcosa che ci fa stare meglio, ed infatti anche l'8 di coppe indica proprio che avete deciso di lasciare alle spalle una situazione che non è più nelle vostre corde, nonostante che il 9 di coppe indica proprio una soddisfazione, una soddisfazione a livello emotivo, no? Vedete questo personaggio tutto contento che ci mostra le sue coppe, la sua bella collezione di coppe. Quindi evidentemente non è che alla fine siate insoddisfatti e vogliate cambiare direzione per quello, ma evidentemente avete bisogno di qualcosa di nuovo nella vostra vita, di scoprire nuovi cammini, di prendere percorsi diversi. C'è a metà mese una decisione da prendere, un po' difficile, con il 2 di spade. Vedete questa persona ha gli occhi bendati, un po' refrattaria a prendere una scelta, c'è una specie di conflitto interiore, probabilmente dovuto appunto a questo paggio di coppe, che in generale può essere considerato un messaggero in questo caso, quindi come se ci fossero delle novità che vi danno l'opportunità di fare una scelta, e non è facile perché evidentemente ha delle implicazioni soprattutto a livello emotivo, visto che il paggio è appunto legato all'elemento dell'acqua, quindi della emozione. Ciò nonostante, la regina che vi rappresenta, la regina di spade, alla fine deciderà, perché la regina di spade è una persona con una lunga visione, è una persona molto razionale, è una persona però anche che è molto forte, che riesce a decidere nuovi percorsi, non ha problemi in questo senso, guarda al futuro. Vedete, questa persona ha una mano, no? Verso una certa direzione, quindi non ha paura di prendere percorsi diversi. A fine mese invece vediamo che presa questa decisione avete un po' così, non siete molto convinti perché evidentemente è una decisione che implica lasciarsi alle spalle qualcosa, no? Delle situazioni precedenti, e continuate per il vostro cammino con il cavaliere di denari, però insomma con un certo peso sul cuore, come indicato dal 5 di coppe. È un peso sul cuore che però non vi fa demordere, continuate, andate avanti per la vostra strada, perché il cavaliere di denari è una persona che continua nel suo cammino nonostante tutto, è molto determinato, è posato, va oltre, non si sofferma poi alla fine tanto sulla propria emotività, e quindi sì, ci sarà
a livello generale una specie di, come dire, dispiacere per ciò che si è lasciato alle spalle, però io vi vedo molto determinati nel vostro cammino. Perché? Perché è un cammino che necessitate proprio a livello anche fisico per un certo verso. Il 4 di spade indica bisogno di riposo, il bisogno di togliersi da una situazione che fa stare male, che magari comunque non ci soddisfa più, che quindi un po' è legato a questo discorso dell'otto di coppe, di andarsene un po' via, di cambiare strada. La regina di coppe alla fine è legata appunto a questa emotività, c'è una parte di voi che comunque, come dire, sente il peso di questo cambiamento, di questo nuovo cammino e quindi lasciarsi alle spalle qualcosa che si aveva e che non sia più, no? Perché questo 5 di coppe fa vedere proprio quest'uomo che si dispiace per 3 coppe che sono andate rovesciate, quindi il contenuto si è disperso sul suolo. Quindi diciamo che a livello generale io vi vedo che avete intenzione all'inizio del mese appunto di andarvene, alcuni di voi anche a livello proprio reale, fisico, cambiare città, cambiare situazione, altri magari a livello più che altro di attività, cambiare indirizzo, cambiare cammino, prendere una strada diversa, perché proprio ne avete la necessità. Il 9 di coppe indica proprio che avete bisogno per il vostro benessere emotivo di cambiare strada. C'è questa opportunità che viene verso di voi a metà mese col paggio di coppe, che è un po' questo, è riferita a questa scintilla divina della terra, cioè c'è un'opportunità, un qualcosa che si pone davanti al vostro cammino con la scintilla divina della terra, che è un qualcosa di concreto e che vi dà appunto un, un beneficio a livello però soprattutto emotivo con il paggio di coppe. Diciamo, vi pone di fronte a una scelta, una decisione da prendere, prenderete questa scelta nonostante, diciamo, il peso emotivo che comporta e continuerete la vostra strada alla fine del mese nonostante appunto vi costringa a lasciare dietro di voi una situazione, a perdere a livello emotivo delle situazioni che dovete per forza lasciare dietro di voi. A livello relazionale, vi vedo un po', come dire, come se voleste lasciare alle spalle un qualcosa, perché non siete proprio una relazione, perché non siete soddisfatti all'inizio del mese. A metà mese vedo come un gelo tra voi e la persona che frequentate. Questa persona io la vedo rappresentata dal paggio di coppe, che può rappresentare una persona sia magari un po' immatura a livello sentimentale, sia comunque una persona che tenta di comunicare con voi, però voi mettete come un muro, siete molto razionali a metà mese, voi siete rappresentati dalla regina di spade e mi sembrate molto
molto convinti di andare per la vostra strada, cioè voi state mettendo una barriera tra voi e questa persona. C'è una specie di gelo, mettiamola così. A fine mese vi vedo, come dire, ritornare in comunicazione, però anche qui c'è come qualcosa che è stato perduto nel mentre, no? Questo 5 di coppe indica comunque entrambi siete, come dire, tristi per ciò che è successo, come se qualcosa sia stato perduto ed è difficile da recuperare. Dovete in questo caso, indica questa carta, focalizzarvi su ciò che vi lega più che su ciò che vi divide, no? Che sono rappresentato dalle tre coppe rovesciate. Voi ancora avete delle cose in comune che vi fanno star bene insieme, che sono le due coppe dietro questo personaggio. Il vostro o la vostra partner la vedo molto più determinata rispetto a voi, perché è rappresentata dal il cavaliere di denari, qualcuno che viene verso di voi però in maniera molto cauta, perché appunto voi avete messo un muro, no, fra di voi, soprattutto precedentemente. Ehm, Voi siete la regina di coppe in questo caso a fine mese, per cui vi aprirete a questa persona, però appunto guardate molto, siete molto focalizzati su ciò che vi divide, su ciò che è andato perduto nel vostro rapporto. Quindi è un mese per molti di voi in cui ci sarà una mancanza di comunicazione, una rigidità fra voi e il vostro partner, che verrà, diciamo, riconciliata, finirà questa incomunicazione a fine mese, però insomma rimarrà sempre come un senso di sconfitta dentro, che però appunto è una cosa soprattutto emotiva vostra che dovete, potete, se volete, superare. E il 4 di spade indica appunto che avete bisogno un po' di rigenerarvi, di questo mese di riprendere di andare un po' oltre questo stress che questa relazione vi sta portando in questo mese. C'è del materiale, nel senso fra di voi c'è la possibilità di costruire un qualcosa, però sta a voi con la scintilla divina della terra di concretizzarlo, appunto. A livello emotivo, anche qui c'è un bisogno di fare cose nuove, un bisogno di nuovi progetti, nuove attività, nuovi lidi. Vedo una indecisione appunto per un'opportunità che si può concretizzare. Alla fine la regina di spade indica proprio sì che lo farete, però appunto a fine mese vi vedo seguire questa linea, però come dire, a livello emotivo ancora non sarete al 100% soddisfatti, come se qualcosa vi mancasse, non sarete completamente convinti della decisione fatta. Ciò nonostante, il cavaliere di denari indica proprio un progresso tranquillo, magari appunto più lento rispetto a quello che pensavate, perché il cavaliere dei denari è un'energia un po' lenta, però sicuramente molto concreta, molto determinata, molto stabile. Quindi diciamo è un mese in cui a livello emotivo sarete molto sovraccarichi. Iniziate in modo insoddisfatto a livello emotivo, finite con una soddisfazione a metà a fine mese. Però insomma c'è la possibilità di miglioramento, c'è
delle nuove opportunità che si possono concretizzare, sta a voi con la scintilla divina della terra di farle proprie, di concretizzarle. Vediamo adesso cosa ci dicono le carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questo mese. E abbiamo il Fool, il pagliaccio in questo caso, mettiamola così. Questa è una carta dove indica appunto che voi non date voce in maniera chiara alle vostre esigenze, però le filtrate attraverso un atteggiamento apparentemente positivo, no? Con una maschera da pagliaccio, appunto. È sicuramente a volte è importante non appunto arrovellarsi sopra le proprie frustrazioni, però qui sembra proprio che dobbiate, come dire, se non altro rendervi conto delle vostre insoddisfazioni a livello intimo per poterle superare e quindi non ignoratele, ecco, bensì date voce agli altri se necessario, a livello soprattutto di coppia, ehm, e a voi stessi riconoscete quello che non vi soddisfa, quello che vi dà problemi, quello che vi fa star male, che non vi appaga, appunto, riconoscetelo perché una volta riconosciuto già sapete dove dovete andare e cosa dovete fare per risolverlo. A volte ignorare non è la strada migliore. Bene, spero che questa lettura e questo video vi siano piaciuti. In caso vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!